Io mi tolgo gli occhiali perché mi sento che stia per piovere. Questo scenario è un po' strano. È tutto tema nuvole. Ma va? Davvero? Mi sarà capitato da bambini, ma in generale anche da adulti, quando guardate una nuvola, di immaginarvi dei disegni, delle figure, no? Ecco. Oggi avete la possibilità di disegnare sulle nuvole e farmi vedere cosa vedete dalle immagini che vi mando. Wow. Tu cosa ti immagini, Kama, sulle nuvole? Dipende dalla nuvola. Ma io lo so cosa ti immagini tu. Cosa significa, scusa? Allora, 5 manche come al solito, 10 minuti di tempo, vi mando la prima immagine. C'è un bonus questa volta. Quando io e Lavinia abbiamo guardato questa foto, ci siamo immaginati la stessa identica cosa. Se anche voi state disegnando la stessa identica cosa, vuol dire che le vostre menti artistiche sono connesse. Do un punto in più a chi lo disegna. Ah, bene. Ma su che base? Allora mettiamo il separino. Io non ci vedo niente in questa nuvola. Forse la mia me bambina è morta. Ma sei matta? Ma è palese. Magari devo soltanto lasciar fluire i pensieri. 10 minuti di tempo. 3, 2, 1, via. Uno dei due sta procedendo nel modo corretto. Ah, quindi questo lo consideriamo il modo corretto. Ma come ragionate? In maniera tale che ognuno nei commenti possa lamentarsi come si deve. Comunque devo dire che ho una difficoltà quando uno si ritrova a guardare le nuvole, guarda delle nuvole in movimento, quindi cambiano forma, ed è lì che dici cavolo, quello è un coniglio o altro. Qui guardare una singola foto è abbastanza complesso. Aspetta, guarda come mi compro Kama. Oh mio Dio. Smettila di comprarti i giudici, Rick, non mi piace. Non hai disegnato molto spesso questo soggetto. Lo stai dicendo perché dici l'ho disegnato male, si vede che non me ne intendo. Un dettaglio nello specifico. Quel reticolato lì. Recentemente ho disegnato un pallone da calcio, ho pensato. Fine. 3, 2, 1. Ma guarda che carino il tuo. Però bella la tua idea, Qui io ci ho visto una persona che sporgeva da mangiare col cappellino. Anch'io immaginavo una cosa che veniva porta. Sì, porta. Comunque non importa, non importa. E poi però questa cosa qua a me sembrava troppo la testa di un coccodrillo, guarda. È vero, guarda quanto è carino il tuo. Questa alla fine ho detto vabbè, magari questo qui è un occhiello, questo è il coperchio e questa è la punta della teiera, e quindi più o meno. Però il tuo è stracarino, che ci hai visto un primo piano e uno sfondo. Sì, questa qua è il momento in cui ho detto tipo ora mi compro Kama, ho fatto la montagna. Immaginavo. Alla luce di quanto sto vedendo, confermo che uno dei due ha fatto le cose che abbiamo pensato io e Lavinia. Il punto lo do a Francesca perché sei riuscita a collegare le nuvole con delle linee che uscivano dalle nuvole. La tua immaginazione è andata oltre le mie aspettative. Quello di Ricky invece era esattamente il disegno che abbiamo pensato io e Lavinia, tranne la montagna che effettivamente è stato quel plus. La nuvola me la immaginavo nuvola, poi hai trovato una montagna lì. Sì, perché ho detto ora mi dicono che non mi danno il punto perché la nuvola è rimasta una nuvola. No, ora ci facciamo montagna. Quindi siete pari. Un punto a te perché mi piace di più il tuo, un punto a Rick perché ha azzeccato il nostro disegno. 1-1. Vai, seconda manche, vi mando la seconda immagine. Qui scatta proprio il primo imprevisto. Visione d'insieme. Nel cielo spesso ci sono tantissime nuvole vicine tra loro, disegnate su ognuna di esse facendo in modo che i disegni siano in qualche modo collegati tra di loro da una storia. Alla fine della manche dovete anche raccontarmi questa storia. Mi piace tutto, tranne per il fatto che in questa foto non ci sono le nuvole. C'è un enorme, gigantesco spazio senza nuvola, poi c'è sta cosetta qua. Comunque ci stai chiedendo 4 disegni in 10 minuti. Forse ho sopravvalutato le vostre capacità. Ma tutto ti tornerà indietro, sappilo. Tramite me, Tramite mail. tramite mail, tramite pack. Ci siete? 3, 2, 1, 10 minuti. State entrambi facendo qualcosa che non mi sarei aspettato. Ma non mi dire. Forse è il senso un po' di queste sfide, fare delle idee nostre, non quelle tue di Lavinia. La manche prima non ci sei riuscito, ad esempio. Forse ho capito che cos'è. Guarda Kama, se l'hai capito ti do 10 anni di meno. Rispetto a quelli Che dimostri. Tutti mi dicono che sembro più giovane. Solo voi dite che sto per morire. Non è una questione di età anagrafica, è una questione di età culturale. Quanto manca? 2 minuti e 40. Oh porco. E stop. Che stupidata immensa. Com'è andata? Male, perché non sapevo proprio come rendere questo. Vediamo. 3, 2, 1. Anche tu ti eri immaginato all'inizio i Pokémon. Cosa? Daffy Duck. Darkwing Duck.
Io mi sono immaginato che devono andare a resuscitare un grande eroe per poter salvarci tutti quanti. La scelta è ardua perché devono decidere se resuscitare Goku o Darkwing Duck. E quindi sono qui in attesa tra le nuvole. Quella nuvola deve avere una forma veramente specifica per farti rievocare Darwin Duck. Non è Darwin Duck, è Darkwing Duck. Ma questo qua è un alien. Che è un allenatore Pokémon che ha Il flauto. il Pokéflauto. Ha messo in campo Snorlax che sta dormendo, lui lo incita, dice vai! Ma non va. Qui c'è Ash che ha mandato in campo Magneton. È la sfida Ash contro uno xenomorfo. Esatto. Nota la mano che tiene la Pokéball. Non riesco a vedere altro adesso che mi hai fatto immaginare sta mano con la Pokéball. Io in realtà c'era un'altra cosa che mi ero immaginata qua. Questo è il naso, questa è la bocca, questa è la testa di una scimmia. Un'amica di Tarzan. Si chiama Cheetah? Cita è la scimmia. Ma vai, questo cos'è? È Jane! Inizialmente quando ho visto Rick che stava facendo qualcosa di angelico pensavo fossero degli angeli che pregavano la nascita del bambino Gesù in centro con una culla. E invece è Goku e Darkwing Duck. Mi ha fatto molto ridere il fatto che siete riusciti entrambi a creare due cose molto strane. C'è Goku e Darkwing Duck e Ash è uno xenomorfo. Però il punto mi sento di darlo a Francesca, anche se ammetto che Darkwing Duck era totally unexpected. Non mi ricordo neanche più di questo cartone animato. Terza manche, terza nuvola. Vediamo, mettiamo il sapore. Ah, subito? Non voglio mi copi i pensieri. Va bene, scusa. Però nessuno ha mai detto che non si possa ruotare la nuvola. No, infatti è anche un'idea per vedere le cose da un'altra prospettiva. Ci siete? Via. Molto impegnativa l'idea di Rick. Cacchio, pensavo stessi per dire la mia. Che cacchio si è inventato allora? Io sto morendo. Più che altro è uscito un po' dalla sua comfort zone secondo me. «15 secondi. No. Stop». Come ti sembra che sia andata? Secondo me è carino. Io l'ho messo così. Ci avevo provato anch'io a metterlo in questo modo, ma davvero non ci vedevo niente. C'è una grande parte che ho completato con l'immaginazione. Ma diciamo questo era il fulcro. 3, 2, 1. Figo! Mi sono immaginato Godzilla. Godzilla c'ha questa cosa che viene dal lago. C'è la parte di Godzilla e poi c'è il suo riflesso, no? C'è il ponte con le barchette, qua la città. La luna sulla città. La finezza. Aspetta, fa vedere. Praticamente questa è la signora di profilo con un cappello. Qui è il busto, il petto, era tutto spalmato il seno. Poi c'è il barboncino qua dietro un po' impaurito. La signora con tanti cani che sta uscendo di casa, no? Quindi c'è il barboncino, un bassottino. Questo che non si sa se è una marmotta nascosta. È vero. Volevo soltanto rincarare la dose sul numero. Questa è la collana. Cavolo, è difficile. Avete fatto due idee molto più complesse rispetto alle precedenti. Mi è piaciuto molto la finezza di Rick della luna nella città. Mi viene da dare un altro punto, Francesca. Mi ha colpito molto la composizione, il fatto che esce da una porta, il barboncino che è un po' in secondo piano. È una nuvola che ha un colore completamente diverso dalle altre, perché è un po' più chiara, ed è riuscita a dare un soggetto a sé in quella nuvola lì. D'altro canto tu, cavolo, hai messo un dettaglio incredibile della nuvola. Se ci fosse stato Con sicuramente ti avrebbe dato il punto per questo dettaglio. Ma purtroppo Con è volato in cielo. È volato in cielo. Quindi al momento do un punto a Francesca. Mi oppongo perché secondo me la mia è stata la scelta facile. In più tu hai usato delle finezze che io non ho Confermo, colto. però non lo so, mi affascina di più. Va bene. Quarta manche, quarto disegno, ma scatta il secondo imprevisto. Nubi fragio. Siete sdraiati sul parco e guardate il cielo. All'improvviso arriva un forte temporale. Prendete subito un ombrello per ripararvi. Dovete tenerlo in mano per tutta la manche e affrettarvi a tornare a casa. Infatti avete solo 5 minuti di tempo prima che un fulmine vi folgori. Pure con la pioggia dobbiamo disegnare. Non ci si ferma mai qua. Facciamo il separé. Oh Rick, cosa fai? Ti stai portando avanti? No, io sto facendo dei segni sul... Per colpa tua anche Francesca partirà il timer. Come? Scusa, per colpa sua io ho un malus. 5 minuti invece di Devo 10. sfruttare tutti i mezzi a mia disposizione, anche per barare. E niente, ridisegnato la seconda volta lo stesso soggetto. Oh, io ci vedo questo! Se ci vedi questo, Francesca? No, basta, cambio. Lo stavo immaginando, ma poi quando arrivava il momento di disegnarlo era sbagliato rispetto all'immaginazione. Francesca ha deciso deliberatamente di iniziare il tuo disegno 2 minuti e 30 dal termine. Esatto, ho deciso questa cosa. Allora, Io ho cambiato approccio. Per una persona che disegna vuol dire ho cambiato pennello. Un minuto. vabbè, che dire, follettini e follettine. Questo disegno è la cosa più brutta che io abbia mai fatto. Come mai? Vabbè, ora, ma scusa, ma fammi fare!
Stop! Siete sotto la tettoia di casa. Possiamo chiudere l'ombrello. Potete chiudere adesso. Ora sono proprio curioso di vedere cosa ti è uscito fuori, visto che ne hai parlato così male. 3, 2, 1. Hai fatto quello che stavo facendo io prima. Il cane? Poi l'ho tolto. Come mai? Non mi veniva bene, non mi piaceva. Se devo fare un cane, lo devo fare bene. Tu che cosa ci vedi nel mio? Un cane. 3, 2, 1. Cambiare pennello ti ha veramente premiato. Ma che è tuo padre? Ma perché? Ma che c'entra con mio padre? Tuo padre è Super Saiyan. Il tuo è bellissimo. Sembra un personaggio uscito da Zelda. Uno dei Rito. Ah! Irito! A me in questo studio manca una figura minimamente acculturata, perché voi siete due ignoranti. Non ti preoccupare che anche se non c'è più la persona acculturata che può giocare a tuo favore, stai comunque vincendo, quindi... Vabbè, ma di che mi lamento? Dai papà, dammi il voto. Papà. Non so se hai cambiato pennello. Sembra un disegno che potevo fare io. Non ho cambiato pennello, ho disegnato per 2 minuti anziché 10. Ti ho visto fare cose in un minuto più belle di queste. Questo è indubbio, ma a volte uno non è ispirato, che te devo E dire? infatti, secondo me, hai dato tutto nel disegno di prima e qua ti sei scordata come si disegna. Hai fatto un orecchio sotto al naso. Dai, è l'orecchio di suo padre! Basta! Vabbè, dai, do il punto a Rick perché al di là del demerito di Francesca ha fatto effettivamente un bel disegno, ti ha premiato cambiare il pennello. Ma scusa, e io ti ho comprato facendo l'uccello. A me non piacciono gli uccelli. Ma come no? Ma Cristru! A me piace la... No, adesso che... Prossima manche! Devo giocarmela con l'ultimissima manche per riuscire a terminare questa sfida in pareggio. Quanto deve essere triste doversi impegnare tantissimo. Per pareggiare. È vero? L'hai reso tu triste. Finito il nubifragio quindi? Sì. Te lo faccio andare via. Ho anche questi poteri, Francesca. Bravo. Cioè, sai accendere e spegnere le luci battendo le mani? Guarda, non è una cosa che tutti possono fare. Solo quelli con Alexa possono fare. Quinta foto. Questa volta le nuvole sono molto particolari. Ah, cappero. Non ho più spazio per immaginare. Vai, allora tornano i 10 minuti. 3, 2, 1, via. Cinque minuti restanti. Tu farai la mente malata. Ma perché? È questa cosa che è malata. Come hai potuto anche solo pensare? Fa riderissimo. Stop. Ah. Siete più diligenti ultimamente. Quando dico stop vi fermate praticamente Perché prima c'erano 4 persone a tentare di fermarci con la forza. Invece adesso sei tu da solo, mi sembri un po' indifeso. Allora, com'è andata? Meglio di quanto pensassi, ma c'è tutta una parte di nuvole che ho completamente bypassato. Tu? L'ho giocata tutta attorno a una singola cosa che ho visto. Ok. Cos'è questa singola cosa che hai visto? Non riuscivo a capire perché continuate a dire da una certa angolazione non si può vedere. Sì, vabbè, ora è proprio forzata, dai. Ma come forzato? Era un 8. Sì. E non si può disegnare l'8. Vai, 3, 2, 1. Sono le mani di Gesù. Sono le mani del Signore che moltiplicano i pani e i pesci sopra. Però mi sembravano proprio due mani È così. vero. Inizialmente ne avevi fatta solo una e sembrava un saluto romano. Vabbè, poi ne ho fatta l'altra. E poi quando girava il disegno vedevi che pian piano la mano si inclinava e dice no, no. Invece fai vedere il tuo. Ah, sta sparando. Sì, è tipo uno scienziato cattivissimo che sta sparando. Effettivamente sta sparando dei razzi. Però ho una sola osservazione da fare sulla tua mano. Sì, sì. Sono due mani sinistre. Anch'io ero disturbato da questa cosa, ma avevo poco tempo perché sapevo che avrei dovuto fare 1 miliardo di pescetti e 1 miliardo di panini in aria. Panini. Sei stato bravo perché io non ci avevo proprio viste. In più, tu hai sfruttato molto bene tutte le nuvole, mentre io quest'ultima l'ho ignorata perché tanto avrei soltanto fatto un'altra nuvola. Vabbè, ci rimettiamo al parere del giudice. Finirò questa sfida in pareggio o con una sonora sconfitta? Vediamo. Avete avuto un approccio uno più pacifista, Gesù, l'altro un po' più bellico, con il cervello dei tipi di Mars Attack, tipo. Un po' ti rappresenta. Ma no, ma perché? Perché è piccolo, piccolo. È molto malvagio. Io non so che cosa è successo a Francesca in queste ultime 2 manche. Sembra che il tratto che stai utilizzando sia un po' più impreciso. Mi piace il fatto che per motivare il punteggio che nel caso potrebbe dare a me, dice che sei tu che sei più carente, no? Non so cosa è successo a Francesca in queste 2 ultime manche, per cui ho dovuto dare il punteggio a Riccardo. Riccardo vuole dei complimenti. No, non voglio dei complimenti, voglio che commenti le idee, perché che se ne frega del tratto. L'idea è bella quella di Francesca, nel senso è particolare, non ci avrei mai visto una cosa del genere. Io ci vedevo tipo una navicella spaziale che entrava tipo in una nuvola, vabbè. Di Ricky invece hai contestualizzato il disegno sulle nuvole con il resto dell'immagine, quindi mi è piaciuto di più, il pennello ti ha giovato. Questo è il mio pennello personale che tutti quanti sotto nei commenti mi dicono ma che pennello usi? E io dico
sapessi. Vuoi vedere come si chiama? Si chiama preferito. Ci sono due mani sinistre, ma non è importante ai fini del punteggio. E il punteggio è che... Punto Rick. Ho pareggiato! Io voglio soltanto lamentarmi perché Riccardo non solo ha fatto due mani sinistre, ma questa mano ha 6 dita. Punto a Fra. Dai!